I veri miti dietro la figura del Lich. Da dove arriva la figura del Lich? In Dungeons and Dragons lo conosciamo come un mago che sfida la morte grazie alla propria volontà e alla magia, ma le sue radici affondano in miti e tradizioni molto più antiche. Uno dei riferimenti più forti è Kashei l'immortale, figura del folklore slavo. Kashei non muore perché la sua anima è nascosta lontano dal suo corpo. Chi vuole sconfiggerlo deve trovare l'oggetto che contiene la sua essenza vitale. È l'antenato più diretto del concetto moderno di filatterio. Un'altra fonte è la tradizione medievale europea legata ai necromanti stregoni. Nel Medioevo circolavano storie di maghi e studiosi che, per sete di conoscenza, si isolavano dal mondo, studiavano arti proibite e talvolta venivano descritti come consumati, scheletrici, non più umani. Figure come John Dee, ma anche Roger Bacon, vennero circondate da leggende che li dipingevano come uomini che avevano oltrepassato i limiti umani attraverso studi e rituali esoterici, proprio come i Lich moderni. Poi c'è la componente della mummificazione, pratica realmente esistita. Nell'antico Egitto la conservazione fisica del corpo era l'unico modo per garantire la sopravvivenza dell'anima, e in Asia, soprattutto in Giappone e Cina, ritroviamo la tradizione dei monaci automummificati, Soku Shimbutsu, asceti che cercavano di trascendere la vita mortale trasformando il proprio corpo in una reliquia eterna. Non erano certo non morti, ovviamente, ma l'idea che un essere umano che ottiene una forma di immortalità attraverso conoscenza, disciplina e riti estremi è incredibilmente vicina al concetto moderno di Lich. Infine, un altro riferimento quasi dimenticato, il racconto ottocentesco The Death of Halpin Fraser di Ambrose Bierce e le storie di Clark Ashton Smith, dove compaiono stregoni che ritornano dalla morte tramite rituali di preservazione magica. Queste opere hanno ispirato direttamente la narrativa pulp da cui Gary Gygax ha attinto per creare il Lich originale in D&D. La parola Lich stessa significa cadavere in inglese antico. Quindi i Lich da dove arrivano? Dalla fusione di folklore slavo, leggende medievali sui maghi, riti reali di mummificazione e la narrativa fantastica del Novecento. Ed è questo mix a renderlo ancora oggi una delle creature più affascinanti e inquietanti di tutto Dungeons and Dragons.